Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul mio canale, spero stiate tutti bene. Quello di oggi è un video dedicato ad un nuovo artificiale che per una congiunzione astrale molto particolare e del tutto casuale esce sul mercato proprio oggi, nel giorno in cui pubblico questo video. Sto parlando del nuovo Stilo Jointed 255 di casa Jackfin. Ragazzi, questa è un'esca che è riuscita a stupire pure me, che di pezzi di plastica con gli ami ne ho visti e lanciati parecchi. Non starò a perdermi in chiacchiere su dati tecnici, informazioni specifiche, movimento, nuoto o altro. A me queste cose piace raccontarle attraverso il video della mia pescata, attraverso la pesca. Se però volete un video tecnico su quest'esca, vi rimando a quello che è già esistente sul canale Jackfin, il video ufficiale dello Stilo Jointed. Trovate il link come al solito in descrizione. Una cosa però ve la voglio dire: cosa ha colpito in me un'esca come questa, che non sono mai stato un grande amante degli snodati. Non perché non siano efficaci, sia chiaro, ma perché io sono un pescatore di mare e fino ad ora mi erano capitati tra le mani snodati che o si muovevano in maniera serpentiforme, proprio come un serpente, o perché venivano dritti come paletti. Io, come tanti altri, pesco in un ambiente dove i predatori cacciano le aguglie, non le anguille o i serpenti, le aguglie. Ed ecco che qua arriva lui. Cosa ha fatto la Jack? Ha preso uno snodato, lo ha reso meno snodato, vedete gli snodi sono più chiusi con questa giuntura a V, e in più ha aggiunto una paletta. Ma è qui il bello, è qui che arriva il pezzo forte che fa veramente la differenza. La paletta gli è stata messa dietro. Gli hanno messo la paletta nel culo. Nella coda, gliel'hanno messa nella coda. Così facendo, questo stilo, quando lo recuperi, muove la coda e non tutto il resto del corpo, proprio come fanno le aguglie vere. Ed è probabilmente proprio questa la caratteristica principale che in fase di test lo ha reso molto catturante per tutti quelli che lo stavano provando per le prime volte. Lo stilo Jointed è lungo 255 mm, pesa 33 grammi ed è sinking. Non necessita di una particolare animazione da parte del pescatore, in quanto avendo la paletta in coda riesce con il solo recupero del mulinello ad avere un movimento tutto suo. Quindi proprio per questo si presta benissimo anche ad essere trainato da kayak o dalla barca. Non starò a dilungarmi troppo su tutte le caratteristiche di questa nuova esca. Vi ripeto, c'è un video molto esplicativo sul canale della Jackfin dove vengono descritti anche varie caratteristiche come i gancetti per reggere le ancorette in fase di lancio. Con questo video vi voglio raccontare le mie primissime pescate e anche le prime esperienze fatte con lo Stilo Jointed, dove proprio stavo scoprendo anche io quest'esca. Si tratta di 2 giornate, una con mare mosso e una con mare calmo, una scelta proprio fatta apposta per conoscere meglio il più possibile e vedere come si comporta con diverse condizioni del mare. Ve le ho lasciate così come sono state, vere, vi ho voluto raccontare la vera esperienza di come sia andata le primissime volte, senza stare a aspettare la bella pescata, il pescione. Vi metto le prime 2 giornate nude e crude così com'erano. Buona visione! Eccoci qua, i primi approcci alla scogliera sono con esche classiche tanto per sondare un po' il terreno e valutare la situazione. Il cielo è grigio, il vento teso e il mare in aumento, la classica situazione da mareggiata in arrivo. Per adesso si pesca ancora bene, ma so che questa situazione non durerà a lungo. Come previsto, dopo neanche un'ora di pesca, il meteo inizia a peggiorare. Adesso le onde sono più alte e il vento ancora più forte. Inizio pure a sentire la spinta della corrente sull'artificiale. Proprio adesso decido di montare lo snodato e vedere come se la cava. La nuova esca riesce a scodinzolare senza problemi anche sotto le onde e proprio per questo decido di dargli fiducia. Passa un'altra mezz'ora di tempo senza vedere il minimo risultato. Al contempo però il mare continua ad aumentare e la situazione si fa sempre più impegnativa, tanto che il primo scoglio dove avevo deciso di posizionarmi viene regolarmente inondato dalle onde in crescita ed io non posso far altro che ritirarmi e cambiare postazione. Sfortuna nella sfortuna, mi ero appena spostato su questa roccia, telecamera spenta, faccio un lancio di prova perché la situazione era interessante. Al primissimo lancio aggancio un bel serra che però si slama subito. Prima sfortuna, telecamera spenta, seconda sfortuna, al tempo di un salto e si slama. Stavo centrando l'obiettivo ma è andata male, però la situazione è interessante, quindi ricomincio subito a lanciare. La condizione del mare sta peggiorando a vista d'occhio e so bene che a breve dovrò abbandonare la scogliera perché pescare mi diventerà impossibile. Decido di giocarmi qua l'ultima ora di pesca.
puntare tutto sul nuovo artificiale e sperare che qualcosa succeda. Fortunatamente la scelta si è rivelata giusta. Riesco a stare in pesca e deciso di giocarmela con lo snodato. Non ci vorrà molto e dopo pochi lanci noto una pinna minacciosa dietro la guglia. Eccolo qua, è arrivato, lo volevo, non è nulla di che, non si è rotto, però sullo snodato, scogliera bassa, è stato molto godurioso. C'era un branco, ho avuto prima un inseguimento, ci ho rilanciato, ci si sono fiondati subito. Eccolo qua. E vai, ufficiale, prima cattura sullo snodato c'è. Tra l'altro dalla regia in diretta mi dicono che è anche il primo serra in assoluto mai preso su quest'esca, che vi ricordo al momento che sto girando questo video non è ancora in commercio, quindi la stiamo usando veramente in pochissimo. Però diciamo un'altra piccola gioia che si aggiunge a questa cattura. Vi faccio notare alcune cose che nel video non si vedono. Ho avuto prima della cattura, nel lancio precedente, ho avuto un inseguimento di tutto il branco, andavo molto piano e ho visto bene i pesci a ruota venire a guardare l'esca più volte senza attaccare. Ho rilanciato recuperando più veloce, sempre in recupero lineare e tempo veramente poco di entrare nella zona del branco e ho avuto subito lo strike. Non so se è stato un caso oppure una preferenza in linea generale, ma questa volta hanno preferito nettamente il recupero veloce. L'obiettivo di questa pescata test è stato raggiunto, ovvero prendere qualcosa con il nuovo snodato. Adesso continuerò a pescare ancora un pochino sperando di fare altre catture e poi rientro verso casa. Quella che avete appena visto è stata la giornata tra le onde, con il mare mosso. Tra l'altro effettuata in un periodo in cui di serra non se ne vedevano granché. Non era proprio un periodo molto semplice per catturarli. Però la prima cattura comunque c'è stata e adesso si può andare avanti con la giornata di mare calmo. Via! Eccoci di nuovo sulle rocce per il secondo round con lo stilo jointed. Questa volta è una situazione totalmente diversa dalla prima. È un tramonto, è una giornata molto più calda dell'altra volta. Il mare è praticamente calmo, c'è solo una leggera onda lunga che però non credo influenzi i pesci in nessun modo. Ci proviamo, vediamo se ci saranno risultati anche in una serata come questa, sarà sicuramente interessante e ho voglia di lanciare, sì. Queste sono le condizioni della serata, c'è ancora molta luce ma il tramonto sta per arrivare. Come vedete questa onda lunga è veramente minima, io non penso abbia nessuna influenza su nessun tipo di pesce. Quindi è la classica serata estiva con la brezza termica pomeridiana che va a calare con il buio. Eccolo qua il parco esche, anche se la serata sarà indirizzata principalmente all'utilizzo dello stilo jointed. Mi sono comunque portato anche un po' di popper, stilo classici e jerk vari per fare prove, per fare un test più concreto e nel caso ottenga, si spera, tanti attacchi, ma anche se ottengo poco o nessun attacco, farò comunque tentativi cambiando esca per vedere la risposta dei predatori ad altre tipologie di artificiali. Combo della serata sono la Sfioretto Speciale Needlefish Rod e il nuovo BGSV di Daiwa. Questa è ufficialmente la primissima pescata del BGSV, ma ve ne parlerò nel dettaglio in un altro video perché questo lo voglio dedicare allo stilo jointed. Spero di metterlo alla prova, comunque sia sarà tutta pratica per poi parlarne con più cognizione in un altro video. Mare calmo o mare mosso, il recupero dello snodato può tranquillamente essere sempre il dritto per dritto, di solo mulinello, tanto l'esca si muove da sola.
Al massimo, per dare qualche stimolo, diciamo così, posso fare brevi stop di mulinello e poi ripartire. Accelerate, rallentamenti, stop, ripartenze, insomma posso giocare sulle velocità. Cambio esca, spopperiamo un pochino col 130T. Adesso che c'è ancora molta luce e anche molto vento purtroppo, ne approfitto per farvi vedere sotto i miei piedi quanto si muove bene la codina del jointed. Guardate qua, velocità media, spettacolare, ed anche a bassa velocità. Adesso sto andando proprio piano piano e continua a muoversi. Veloce. È come un'aguglia vera praticamente. Posso anche rompere la superficie per fare un po' di scia. Bello. Basta, pescare. Eccolo, eccolo, preso. Eccolo qua, primo serrotto slamato, ma c'era, dai, era stato un pesce sul chilo abbondante. Peccato per la slamata, però un buon segno per la serata, ma anche rima. Mazza, mi ha tirato una bella botta, non me l'aspettavo. Perso sul salto come da manuale, però è comunque incoraggiante, dai dai. Potrei tranquillamente far affondare l'esca per lavorarla in strati più profondi della colonna d'acqua, ma questo spot ci sono 2-3 metri massimo, quindi non c'è un reale bisogno. Di conseguenza lancio e recupero senza pause o affondamenti. Direi che polarizzati adesso si possono anche richiudere. C'è ancora molta luce, ma preferisco arrivare al buio preparato, quindi mi metto già la torcia frontale. Eccolo, eccolo, ah, padella! Assurdo, mi ha dato come l'esca ha toccato l'acqua e poi subito dopo, ma si è slamato. Immagino fosse un branco perché ho avuto 2 attacchi praticamente di fila, di cui uno mentre chiudevo l'archetto. Quindi molto probabilmente è stato un branco di serrotti che si sono fogati sull'esca, ma non ci sono rimasti. Eccolo, eccolo, preso, sotto i piedi. Slamato pure questo. Cavolo, altra slamata sotto i piedi, pesce sul chilo, però si vede che questo slonodato gli piace proprio tanto. Eccolo, trovato il branco. C'è un branco, sì, sono serrotti, però va bene per divertirsi. Sì, sono loro, taglia umilissima, però divertente perché ce ne sono tanti. Adesso capisco perché si slamavano così facilmente, perché sono piccoli. Eccolo!
Questo sembra un pochino più carino, o si impegna di più o è un po' più sostanzioso. No, forse è la solita taglia, no, un pelino di più. Slamato. Peccato. Non sono fortunato stasera. Slamato sotto i piedi. Serra sul chilo. Sembrava un pochino più grosso, ma niente, non c'è rimasto. Niente, serata un po' sfortunata, ma la preferenza per lo snodato è abbastanza netta, quindi insisto con lui. Direi che questa serata si può concludere qua, ormai è buio completo e non sto più ricevendo attacchi o segni di vita da parte di nessun predatore, quindi penso l'attività si sia fermata. La serata è stata tanto divertente con parecchie attività e di questo sono contento, però è stata anche molto sfortunata perché tra tutti questi attacchi la maggior parte dei pesci si è riuscita a slamarsi. Alla fine però il vero obiettivo di questa serata era testare il nuovo artificiale e su questo fronte direi che il test è stato ampiamente superato con un ottimo gradimento da parte dei pesci. Questo stilo lo rivedrete spesso in tante altre pescate, adesso però la chiudo qua perché è l'ora di tornare a casa. Ciao! Bene amici, queste sono state le mie prime 2 pescate dove ho fatto conoscenza e esperienza con questa bellissima esca che sicuramente rivedrete in tanti altri miei video e in tante nuove pescate. In descrizione come al solito trovate tutti i link utili per conoscere al meglio lo stilo joint. Questo video finisce qua, come al solito se vi è piaciuto mi farebbe molto piacere se lasciate un piccolo segno di apprezzamento e di supporto come un like, un commento, un semplice gesto. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.